Sono tre le caratteristiche fondamentali di questa mini e-bike che la portano a un livello superiore. Design, tecnologia e praticità. Daiyu T1, un'e-bike pieghevole, unica nel suo genere, ben costruita e ad un prezzo molto interessante. Un'e-bike che non passa inosservata, con le sue ruote da 20 pollici e cerchi in lega d'alluminio a 3 razze molto belli e degli ottimi pneumatici da 2,12 pollici. Quello che salta subito all'occhio di questa e-bike è la sua bellezza e il suo design che va di pari passo con la tanta tecnologia presente, a partire dal telaio. Il telaio che è un monoscocca non in alluminio ma in lega di magnesio, così da renderla ancora più leggera. E anche tutti i cavi sono passati all'interno del telaio, così da rendere particolarmente piacevoli e pulite le linee di questa e-bike. Ma perché questa Daiyu T1 è particolarmente interessante e soprattutto tecnologica? Perché per la prima volta in un'e-bike così piccola con ruote da 20 pollici abbiamo un motore da 250 watt di tipo brushless, quindi montato nel mozzo della ruota posteriore, ma soprattutto abbiamo nel movimento centrale il sensore di coppia, il sensore di cadenza e anche il sensore di pedalata, come nelle migliori e-bike che hanno il motore centrale. Nel manubrio non è presente un display, qui non si vede la velocità e non ci sono nemmeno i tasti per selezionare i livelli di assistenza del motore, c'è solo l'essenziale. È presente un solo tasto per accendere l'e-bike, basta tenerlo premuto per qualche secondo e avremo solo l'indicazione del livello della batteria. Una volta accesa, con lo stesso tasto possiamo accendere o spegnere il faro anteriore. E poi c'è un piccolo campanello. Ed è un'e-bike molto pratica che in pochi secondi si può ripiegare, basta sganciare la maniglia centrale, quella del manubrio anteriore che si ripiega, possiamo piegare anche i pedali, ho apprezzato molto anche questa mini staffa d'appoggio. E voilà! Questa Daiyu T1 è un'e-bike ideale per il camper, per l'automobile, da tenere in ufficio oppure in appartamento, ma anche da tenere in barca, così da avere un mezzo ecologico e veloce, sempre pronto per esplorare le nuove città dove si approda. Un bel modo per andare a scoprire la città nei suoi vicoli. Questa bicicletta non ha gli ammortizzatori, ma le gomme assorbono molto bene e anche il piccolo ammortizzatore presente nella sella aiuta ad assorbire bene tutte quelle che sono le buche oppure i sanpietrini presenti anche in questa piccola città. Peccato per il faretto posteriore che è indipendente ma funziona a batterie. Il sensore di coppia ci offre un'esperienza di pedalata veramente piacevole e naturale. Infatti lui ci dà potenza in base alla forza che noi mettiamo sui pedali. Quindi più noi spingiamo sui pedali, più lui ci eroga potenza. Questa e-bike pesa 23 kg, ha dei buoni freni a disco all'anteriore e posteriore meccanici da 160 mm, mentre nel posteriore abbiamo un cambio Shimano a 7 rapporti. La batteria è a 10 A a 36 volt, quindi una capacità di 360 Wh. Questo ci dà un'autonomia di circa 50-60 km. C'è anche da dire che questa e-bike, avendo il sensore di coppia, dovrebbe in teoria consumare meno, in quanto ci eroga la potenza, ci eroga quindi corrente in base alla forza che noi esprimiamo nei pedali.
La batteria con la chiave si può sbloccare, si può sfilare e quindi possiamo ricaricarla tranquillamente in casa o anche in ufficio. Il motore, come dicevo, è da 250 watt, quindi perfettamente in regola con la normativa italiana ed è limitato ai 25 km/h. Ma quello che sorprende è proprio la coppia, la potenza, la fluidità di questo motore, che si apprezza soprattutto quando si affrontano le salite. Come dicevo, non c'è un display nel manubrio, ma se proprio vogliamo sapere la velocità, esistono delle app da installare nello smartphone che la possono rilevare in tempo reale. La Daewoo T1 arriva a casa in un pacco molto ben imballata ed è preassemblata. Ci sono le istruzioni in inglese, un set di chiavi che servono per fissare la ruota anteriore, il manubrio. Basta poi fissare il parafango anteriore con la sua luce, montare la sella, i pedali e in pochi minuti la nostra e-bike è pronta. Questa mini e-bike è completa veramente di tutto, ha il suo cavalletto, i parafanghi in plastica davanti e dietro, il portapacchi. Certo che per chi ama il design, le linee pulite, bisognerebbe togliere anche il portapacchi e anche i parafanghi, però sono molto ma molto utili. È una bicicletta adatta per chi è alto 1,60 m e 1,95 m. Perché? Perché la sella ovviamente si può regolare in altezza e quindi è adatta anche per persone un po' più alte, fino a 1,95 m, mentre il manubrio ha un'altezza fissa. Ecco che persone diciamo più alte di 1,95 m potrebbero avere dei problemi. Nella confezione è presente anche un acceleratore che è vietato in Italia, che io ho montato per testarlo. Anche questo è molto bello di design e rende questa bicicletta un vero e proprio motorino elettrico. Anche in questo caso la velocità è limitata ai 25 km/h. Una mini e-bike che è un concentrato di bellezza e tecnologia, adatta a chi non ha bisogno di sapere a che velocità si sta andando o quanti chilometri si sono percorsi, ma che ama solo pedalare e magari scoprire posti meravigliosi come questi in Salento. E infine il prezzo. Questa Daewoo T1 completa così come la vedete costa meno di 850 euro, ma con il mio codice sconto che vi lascio in descrizione potete risparmiare ancora qualcosa. Bene, per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale.